Mi iscrivo o non mi iscrivo? Mi iscrivo o non mi iscrivo? Finalmente siamo arrivati alla fine di questo percorso nel quale ho preso una Yamaha R1 del 2004, l'ho smontata completamente a telaio e l'ho ricostruita in tutto e per tutto, vite per vite. Siccome questo canale parla di moto e soprattutto di azione ed ero stufo di raccontarvi e spiegarvi le cose seduto dietro ad un tavolo o in officina, adesso velocemente, dopo la sigla, la scopriamo, ve la faccio vedere e andiamo anche a provarla. Olè! A me piace tantissimo e spero che vi piaccia almeno un decimo di quanto piace a me. Anzi, magari fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Per quanto riguarda la colorazione, ho deciso di non inventare cose futuristiche e strane e di rendere omaggio a quella che è stata una moto gloriosa di Yamaha nei primi anni 2000 in Superbike. Infatti ho deciso, e Davide di Percar mi ha bestemmiato un po' addosso nel farla, di prendere spunto da questa moto qui, che è la moto che guidava Gianluca Viziello del team Lorenzini, del mitico e conosciutissimo preparatore Vanni Lorenzini. Semplicemente abbiamo preso spunto dalle linee, ma abbiamo cambiato i colori con i colori di casa BR Corse, ovvero arancione e nero. E come vuole il mondiale delle derivate di serie, per le Yamaha con tabella bianca e numero blu. Questo è perché anche se non faccio il mondiale, un giorno spero di poterlo andare a fare, quindi i numeri intanto sono già pronti. Sicuramente non con questa moto, però almeno i numeri. Altra cosa importante che ho voluto mantenere è stata la tabella sul codino. Oggi non si usa più, si usa la tabella qua nel basso della vasca, però in quegli anni lì andava molto di moda, quindi è rimasta uguale. Infatti nei primi anni che ho cominciato a correre io, ancora la tabella si utilizzava sul codino. Bene, finito questo cenno storico, basta, adesso carichiamo la moto e andiamo a girare. Come ogni prima volta delle moto di BR Corse siamo a Castelletto di Branduzzo a provare finalmente l'R1. Adesso abbiamo fatto il primo turno perché abbiamo dovuto farlo di fretta e alle 11 la pista chiude perché devono sistemare alcune cose e all'1 rientreremo, quindi ho un po' di tempo per parlarvi e raccontarvi alcune cose. Come avete visto ultimamente sto riprendendo tutti i miei action sports, il motocross, il ciclismo e la moto da corsa con la Insta One X2 ed ho deciso che tutta la giornata di oggi la vloggerò esattamente con questa telecamera senza utilizzare il mio telefono oppure la telecamera che utilizzo di solito per fare le riprese. Nel video della bicicletta vi avevo spiegato come questa telecamera può filmare sia a 360 gradi che a 150 gradi ed è l'inquadratura che vedete in questo momento, e ne volevo approfittare per dirvi che per Pasqua dal 29 marzo all'8 aprile Insta360 farà degli sconti pazzeschi sul loro sito che vi lascio in descrizione, e oggi andiamo a vedere mentre giro dentro la pista con l'R1 che cosa riusciamo a tirare fuori.
fuori da questa telecamera. Poi altra cosa che non vi ho detto è che adesso verso l'una verrà a trovarmi un amico che tra l'altro è uno dei ragazzi del Polyme Motorcycle Factory, e vi lascio qua sopra il video della serie che facciamo con il Politecnico, e mi darà una mano qui in pista. Come vi ho detto, siccome ero stufo di farvi vedere le cose in officina, siccome una delle cose importanti delle moto da corsa è il fatto che si possono smontare in maniera molto veloce, appena arriverà Nicolas gli darò in mano 3 chiavi e con solo 3 chiavi gli farò smontare tutta la moto, in maniera che, visto che è la prima volta che giriamo, controlliamo acqua e olio e rimontiamo completamente le carene e rientriamo. Quando poi la moto sarà smontata vi farò vedere alcuni dettagli racing con i quali abbiamo allestito la moto. Allora, sensazioni a caldo, la moto è molto bella e come mi ricordavo è molto difficile da guidare. Non c'è nemmeno il cambio elettronico perché purtroppo era quello per il cambio standard e quindi io utilizzando rovesciato l'ho tolto e lo comprerò, adesso non c'era. Non c'è frizione antisaltellamento, quindi tutte le staccate quando scaliamo bisogna giocare e stare attenti con la frizione che ho dovuto regolare. Così anche come la leva del freno che all'inizio era troppo lontana, in più avevamo grattato i dischi, c'erano le pastiglie nuove, si doveva insomma amalgamare il tutto. Poi la cosa che fa un po' strano è, siccome la pista è stata chiusa 2 ore perché dovevano lavorare, sono entrati dentro con la betoniera, praticamente quando arriviamo all'altezza della curva a destra, prima di entrare nell'ovale, ci sono i lavori in corso con le persone, ci fanno girare lo stesso, però ci hanno detto state attenti, e lì se ti si chiude il davanti ed è un punto dove può succedere, diciamo che falci un po' tutti, quindi ci stiamo un po' attenti, è un po' inquietante, però dai, non è una cosa che non permette di girare. Allora adesso, come vi avevo detto, facciamo smontare a Nicolas la moto con solo 3 chiavi, perché qua dentro ci sono una 10, una 5 a brugola, una 4 a brugola, e con queste chiavi si smonta tutta la moto. Vai Nick, a te. Con questa cosa qui volevo farvi vedere come quando si costruisce una moto da corsa le cose importanti sono il fatto che si possa smontare nella maniera più rapida possibile. Come abbiamo visto, in circa 2-3 minuti la moto è smontata da una persona che non la conosce nemmeno. Impianto frenante, come potete vedere dalla pompa che è Brembo, viene giù un tubo che si innesta in questo, diciamo, 4 vie, che è un progetto nostro di BR Corse e ce l'ha prodotto Calato Engineering, che ci produrrà alcuni pezzi per il mondiale Superbike, e devo dire che è venuto benissimo. La moto frena e per adesso nelle reti non ci siamo ancora andati. Scherzi a parte, questa cosa serve per migliorare la sensibilità nella frenata, per fare 2 tubi in egual misura che vadano alle pinze, senza il tubo che parte dalla pompa direttamente doppio e con 2 lunghezze diverse. Altra soluzione racing sul freno posteriore è la mancanza del serbatoietto, quindi solo un tubo che fa da serbatoio con il suo sostegno al telaio e quindi senza vaschetta. La precisione dell'impianto elettrico e i suoi passacavo, tutto bello ordinato e sistemato. Tastino dell'accensione innestato nel telaietto in carbonio, sella di Race Seats di Ludovico Amabile fatta su mie specifiche, perché ho cercato di ridurre l'inclinazione del piano di questa R1 che è molto inclinata senza però perdere la rigidità. Infatti vedete qua la sella è molto bassa, sotto c'è la sua basetta in vetro resina e devo dire che è molto comoda e soprattutto il grip è veramente ottimo.
La pista ha chiuso anzitempo e non sono riuscito a girare in tutti i sensi, sia con la moto che le clip. Amen, perché tanto ci sarà tempo per farlo e l'importante è che la moto funzioni bene. È sicuramente ancora acerba, ma piano piano la metteremo a posto e mi accompagnerete in questo percorso perché ogni tappa vi farò vedere che cosa faremo sulla moto. Per quanto riguarda Insta360 trovate in descrizione il link dell'offerta che partirà proprio quando vedrete questo video. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo giovedì perché ho un'altra moto da farvi vedere. Ciao!